Avete mai sentito parlare dei geoglifi? Strane ed antichissime figure incise nel terreno da popolazioni antiche che volevano lasciare un messaggio? Come per le linee di Nazca in Perù, molte di queste raffigurazioni tracciate per centinaia e centinaia di metri nel terreno sono visibili solo volandoci sopra. Parliamo forse di veri e propri segnali da un antico passato? La storia che converge in questa direzione è fitta di misteri e sicuramente avrà il potere di affascinarvi. Il video di oggi è strettamente connesso con il mega speciale che ho realizzato sull'antichissima città di Tiwanaku e aprite bene le orecchie perché ne sentirete delle belle. Il gigante di Atacama è una figura antropomorfa sita sul Cerro de Unitas nel deserto di Atacama in Cile e risulta essere la più grande figura antropomorfa preistorica mai scoperta dalla razza umana con una lunghezza di circa 120 metri. La figura stessa, secondo gli studiosi, sembra che rappresentasse un'antichissima divinità guerriera scesa dal cielo per gli abitanti locali successivi che dimorarono nella zona dal 1000 al 1400 a.C., che, ovviamente, non ne sono gli autori. Che bello, vero? Direte, ok, rappresenta un'antica divinità guerriera perché questi si immaginavano le cose, hanno tracciato questa raffigurazione nel terreno e tanti saluti, non è così? E invece devo deludervi perché, come ben saprete, le antiche civiltà precolombiane ce l'avevano con i calendari astronomici, no? Ebbene, il gigante di Atacama, e potrà sorprendervi questa affermazione, è un calendario astronomico. L'intera piana era un osservatorio a cielo aperto. Il gigante stesso negli ultimi 30 anni è stato studiato dalla maggior parte delle università di tutto il mondo e quasi tutti convergono con l'idea che si tratti proprio di un primo calendario astronomico creato per sapere dove sarebbe tramontata la Luna. Sapendo questo è possibile determinare il ciclo colturale, ossia erano in grado, mappando i movimenti della Luna, di sviluppare una pratica che monitorasse le tempistiche e le stagioni per i diversi tipi di colture nella stessa area. I punti sulla parte superiore e laterale della testa direbbero inoltre quale stagione sarebbe, a seconda del loro allineamento con la Luna, che era di vitale importanza per determinare quando sarebbe arrivata la stagione delle piogge nell'aridissima Atacama. Il gigante di Atacama è uno dei quasi 5.000 geoglifi che sono stati scoperti nell'area di Atacama negli ultimi 3 decenni e si ritiene a giudizio unanime che sia opera di diverse culture che dimorarono in questa regione del Sud America, compresi i Tiwanaku e gli Inca. Ecco perché è di fondamentale importanza guardarsi tutti i miei video in ordine cronologico, perché chi si è visto il mega speciale su Tiwanaku uscirà da questo video pienamente consapevole delle evoluzioni storiche e culturali che determinate civiltà celesti hanno instaurato o ispirato nelle civiltà precolombiane. E direte, sì, ma noi però vogliamo che ci parli del gigante di Atacama sulla tunica del Papa. Sono un italiano medio, del video non me ne frega niente e l'ho cliccato solo perché ho visto il gigante di Atacama sulla tunica del Papa in copertina. Ebbene, per quanto i culti correlati al gigante di Atacama per lo più sono sconosciuti, perché in realtà non sappiamo neanche chi lo abbia tracciato, possiamo ritrovare questa misteriosa figura su di una tunica cerimoniale di Papa Francesco. Non è un fotomontaggio né uno scherzo di qualche tipo e sulla base di questo c'è da fare delle premesse storico-culturali. In Cile ci sono molti gruppi indigeni, di cui la stragrande maggioranza però oggigiorno è ormai cattolica. Anche essendo cattolica però c'è una parte della cultura che continua ad usare simboli ancestrali. Non adorano più gli antichi dei, sono cattolici come tutti gli altri cattolici del mondo, ma però sono affezionati ovviamente ai loro simboli ancestrali. All'interno dei simboli che sta usando il Papa in questa foto sono rappresentate le diverse culture che vivono in Cile, da nord a sud. Sono stati scelti dei simboli che rappresentano i cattolici di diverse culture che vivono in Cile, o perlomeno questa è stata la giustificazione che ha voluto dare il Vaticano. I sarti che hanno cucito la tunica del Papa per la sua visita in Cile nel 2014 hanno usato la croce del sud, la croce cattolica che usa la chiesa cilena, il gigante di Atacama, il geoglifo nel deserto cileno che nessuno sa perché sia stato costruito, ma è qualcosa che insomma rende orgogliosi gli indigeni del nord, praticamente sarebbe l'equivalente di un tempio romano per noi. Hanno usato poi una vite a rappresentare la zona centrale e una croce mapuche a rappresentare il sud. Il simbolismo presente sulla tunica del Papa è molto antico e molto forte e
partendo dal presupposto che lo stesso gigante di Atacama è un calendario astronomico, partendo dal presupposto che le antiche popolazioni che veneravano il gigante di Atacama erano politeiste, non so, forse è inappropriato? Non sono di certo io a doverlo giudicare inappropriato, anzi è una figata assurda. Partendo da questo spunto, signori, passando fra Bolivia, Perù e Cile, ripercorriamo la storia di queste antichissime zone del pianeta Terra dove il misticismo è talmente denso che pure il Papa si è voluto adeguare alle antiche divinità del posto nella sua visita in Cile. Sicuramente ritrovare una figura del genere che rappresenta un antico guerriero sceso dal cielo sulla tunica della maggiore autorità cristiana fa discutere. Il gigante di Atacama però non è il solo che fa discutere, esiste un altro geoglifo nella zona che personalmente reputo molto interessante. È un gruppo di geoglifi, quello che state guardando si chiama Salas de Pintados de Mapcarta e se Salas de Pintados è l'altura in questione, il restante significato millenario, ricordiamolo, questa roba ha almeno 2000 anni, significa la mappa aperta. Capito? La mappa aperta. Ora, 2 più 2 fa 4, no? Ecco, forse gli antichi abitanti della zona, vedendo sfrecciare oggetti solidi nel cielo, tentarono di lasciare dei segnali? Questa è proprio l'idea che mi sono fatto, altrimenti non si spiega perché determinate figure sono visibili solo da punti sopraelevati o volandoci sopra. Sulla Salas de Pintados, infatti, non c'è solo questa figura, ma proprio come se volessero disegnare una mappa sul terreno per informare chi ci passava sopra, hanno disegnato molteplici figure rudimentali raffiguranti determinati punti di interesse per le civiltà dell'epoca. La cultura Tiwanaku fu un'importante civiltà precolombiana il cui territorio si estendeva attorno alle frontiere degli attuali stati di Bolivia, Perù e Cile, e prende il nome dalle rovine dell'antica città omonima nei pressi della sponda sud-orientale del lago Titicaca, sita approssimativamente a 72 km a ovest di La Paz, sede attuale del governo boliviano. Ecco, dovete pensare questo. Dovete pensare che 3000 anni fa non esistevano i confini fra Perù, Bolivia e Cile e che quindi le civiltà che nel corso delle ere dominarono la zona espansero i confini in ogni dove proponendo contaminazioni culturali in tutta l'area. Questo è affascinante perché ci consiglia forse che chi ha di fatti inciso il guerriero celeste sul Cerro de Unitas in Cile ha anche costruito Tiwanaku. Chi ha espanso le proprie credenze religiose aliene che si appoggiavano al culto degli antichi dei scesi dal cielo è forse lo stesso che ha proposto i geoglifi in Cile e ha ispirato gli antichi peruviani a incidere le linee di Nazca. Non sappiamo assolutamente chi abbia costruito l'antica città di Tiwanaku, capitale dell'omonima civiltà. Pensate che Pedro Ciesa de León, il conquistadores, quando chiese agli Inca chi avesse eretto tali meraviglie, loro risposero ridendo che erano già lì da millenni. Ecco, si tratta forse delle stesse persone che hanno inciso il gigante di Atacama? La storia stessa, proprio i libri di storia, ci consigliano che forse ci sfugge qualcosa. Esistono dei buchi che la storia contemporanea non è ancora in grado di colmare e forse ci viene incontro l'ipotesi secondo cui la civiltà moderna è solo il frutto di uno dei tanti cicli che si sono susseguiti sul pianeta Terra. E questo volendo ci viene suggerito anche da molte rovine in giro per il mondo. C'era forse, come consigliano i sostenitori di Atlantide, una civiltà prima della civiltà? Chi ha costruito Tiwanaku? Chi è che 2000 anni fa era in grado di incidere figure del genere nel terreno disegnando al tempo stesso un calendario lunare? Nell'inchiesta su Tiwanaku, che dura più di mezz'ora, abbiamo appurato che la stessa città era un osservatorio astronomico a cielo aperto. Chi stavano aspettando? Le linee di Nazca sono i geoglifi più famosi al mondo. Il significato culturale di queste opere, come per il gigante di Atacama, rimane sconosciuto. Letteralmente non sappiamo che significato gli attribuirono i loro creatori né perché le scavarono. Nonostante molte ipotesi, rimane infatti uno degli arcani più grandi dell'antichità. Detto questo però, in pochi sanno che in Arabia, perse nel deserto, esistono le opere dei vecchi, chiamate così dagli antichi riferendosi a strutture in pietra molto più numerose delle linee di Nazca, molto più estese per quanto riguarda l'area di interesse e moltissimo più antiche.
anche detti gli aquiloni del deserto, sono costruzioni molto diffuse nella Giordania orientale che dagli studiosi però sono stati definiti come geoglifi. Sono volte prevalentemente a catturare animali. Si parla di caccia, antiche religioni e gruppi di uomini che si ritrovavano nel deserto dando vita ai primi riti dei cacciatori per auspicarsi che la caccia fosse fruttuosa. I primi inni verso il cielo, le prime preghiere ancestrali nei confronti delle divinità celesti, volte a chiedere la grazia. Nel vicino deserto di Israele, nel deserto del Negev, sono stati trovati 16 aquiloni del deserto e uno studio scientifico ha rivelato che gli aquiloni del deserto in queste parti del mondo sono stati stabiliti o alla fine del IV millennio a.C. o all'inizio del III millennio a.C., quindi o risalgono alla fine del 4000 a.C. o all'inizio del 3000 a.C. Vi rendete conto? Roba che ha all'incirca 6.000 anni, la cui datazione è stata stabilita tramite radiocarbonio, luminescenza e metodi di coltura materiale. L'arte rupestre in prossimità di alcuni aquiloni indica che la caccia potrebbe rappresentare un grande sforzo sociale che addirittura influenzò la creazione di determinati culti. Tutto questo discorso per arrivare qui. Le prove che ci arrivano dal sito di Tel Quran nel bacino del fiume di Kabur nella Siria nord-orientale indicano che le gazzelle persiane venivano cacciate usando gli aquiloni del deserto e che ciò contribuì all'estirpazione di quella specie dalla zona. E una volta che non riuscirono più a cacciare, invocarono le antiche divinità dando il via a determinati culti dei cacciatori e lasciando così un'impronta nel terreno che, come il gigante di Atacama e le linee di Nazca, è pregno di significato rituale ed esoterico. Che cosa ci faceva il gigante di Atacama sulla tunica del Papa? Forse anche il capo della cristianità voleva rendere omaggio alle antiche credenze politeiste di alcune misteriose e totalmente sconosciute civiltà precolombiane? Perché tutte, e dico tutte, le antiche popolazioni che abitavano la zona realizzavano incessantemente antichi calendari astronomici, osservatori a cielo aperto e figure antropomorfe risalenti a migliaia di anni fa? Che cosa spinse queste popolazioni a praticare sacrifici e carneficine nel nome degli dei? E tu, che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto il video? Fammelo sapere in un commento. Per oggi, cari signori, è tutto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, lascia un like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Addio!